Rieccomi qui, e spero che ora si sente. In ogni caso buongiorno, buongiorno, e spero che adesso il problema dell'audio sia risolto, perché probabilmente YouTube non aveva riconosciuto forse il mio microfono. Ora vediamo, aspetto soltanto un vostro cenno per capire se si sente. Si sente? Ora si sente, benissimo. Ora funziona. Vabbè, grazie che mi avvisate, perché altrimenti facciamo grazie, grazie. Scusatemi, ma delle volte, sono quei misteri che cadono. Vabbè, comunque buongiorno a voi di nuovo a tutti. Bentrovati e buon inizio settimana e buon lunedì. Ehm, Parliamo di qualcosa che è un po' annoso, un po' anche forse fastidioso, no, perché parliamo della nostra libertà oppure della nostra schiavitù. Ehm, Siamo liberi? Siamo schiavi? Facciamo quello che veramente noi desideriamo o c'è qualcos'altro che funziona in noi? Bene, questa è una cosa che si dibatte da tanti, tanti secoli, ma veramente tanti, cioè proprio tanti, a partire dai primi filosofi fino a giungere agli ultimi in pratica, no, la cosa bella è che la maggior parte delle persone desiderano sentire di essere liberi, l'altra parte delle persone desiderano sentire: "No, c'è Dio che ci guida", oppure un destino. Ma cosa ne pensa la scienza ammonia? Cosa dice? Come si propone? Che poi è un punto di vista che potete accettare o meno, ma è un punto di vista basato su delle, esperienze di pratica molto profonda, di autoconoscenza e di trasmissione da maestro a discepolo. La scienza ammonia è una scienza tradizionale ed essendo una scienza tradizionale è una scienza che viene trasmessa da bocca d'orecchio, viene trasmessa da maestro a discepolo, e il maestro o colui che ha fatto la strada prima, quindi non colui che ha letto un libro o colui che oggi si sveglia dopo aver fatto 1 anno di corso di qualcosa, può essere l'alchimia, può essere la magia, può essere qualsiasi cosa, diventa counselor, no, oppure diventa maestro di questo e quest'altro, dando ancora più problemi, perché non avendo raggiunto, spiritualmente e mentalmente quella capacità, non essendo neanche riconosciuto da chi glielo ha insegnato, no, dicendo: "Okay, puoi insegnare", è un problema serio, e questo oggi in questa civiltà mediatica, è uno dei peggiori problemi che ci sono, è uno dei problemi che riguardano proprio internet e la diffusione di notizie e di informazioni tramite internet, no? Quindi io, dico questo che deriva dalla scienza ammonia, era ed è patrimonio di persone che nel silenzio e nell'essere, mhmm, cioè non interessandosi di dirlo alle altre persone. Vi ripeto che io fino a quando non mi è stato detto: "Sta succedendo questo, questo e questo", parla di questa cosa. Io ho passato i miei 40 anni, i miei 50 anni, fino a 50 anni senza fare nulla, cioè son fatto così fatti miei, cioè mi sono occupato solo di insegnare in maniera diversa, mi sono occupato di essere per me stesso nella pratica e di chi si avvicinava, quindi non c'era un'intenzione. Io scrissi un solo libro nel 1990, basta, mi sembrò giusto, mi sembrò che bastasse per il discorso che all'epoca io volevo fare. Poi, ripeto, mi sono fatti i fatti miei, voglio dire, quindi, la cosa migliore di quando dovete vedere se una persona può dire sta dicendo qualcosa,
che magari l'ha sperimentato oppure ha altre ideologie dietro e vedere se prima cosa faceva questa persona, no, ci sono tanti illuminati e illuminate che io dico illuminate delle lampadine, sarebbero le lampadine di fronte a al telefono o al computer per fare queste cose qua, le trasmissioni. Sono molto illuminati, ma ce ne son tantissimi, mai stati tanti illuminati sul pianeta come in questo periodo. Parlano di tutto, ma solo perché o hanno letto da un'altra parte, e solamente come pappagalli, ossia ripetono e quindi da un livello mentale. State attenti per vedere se è qualcosa di, interessante. A parte la persona che vi comunica deve, come dico sempre, non contraddirsi mai, dare buoni esempi, dare la pratica giusta, avere risultati e confermarla con diverse persone. E l'esperienza. Ripeto, una persona che per dire, per caso, parlo anche di me, che per 40 anni, no, diciamo 35 anni, perché io cominciai a entrare in queste cose a 14 anni, 36 anni, non gliene frega niente di entrare in contatto con così, colà, di fare questo e quest'altro, e anche da quando nacque tutto ciò che è media non gliene fregava niente, forse no, può essere un pochino più ascoltata se porta un messaggio non suo, non è mio. Mi dicono: "Grazie maestro." No, grazie alla scienza ammonia e grazie a chi ha permesso di divulgarla come sto facendo. Quindi non è il mio messaggio, non è il mio idea, non è il mio pensiero. Io ho le mie idee, le mie esperienze che mi tengo per me. Quando io parlo di scienza ammonia non significa che quello che io tramite la scienza ammonia ho sperimentato o che stia facendo, che ho fatto, perché la scienza ammonia ha diverse strade ed essendo una via individuale, queste strade si adattano e da chi vi osserva vengono date a secondo la vostra preparazione, secondo la vostra maturità. È inutile parlare di calcolo differenziale a una persona che per suo diciamo, scelta o quello che sia, conosce solamente le espressioni di primo grado, no, quindi lì bisogna rendersi conto, no, di queste cose. Quindi ecco che la verità cosiddetta può cambiare a secondo la capacità di maturazione della persona. La capacità di comprensione della persona della verità è una cosa detta all'inizio, viene sublata, cioè viene modificata e espansa e detta in maniera più chiara più in seguito o al livello che è raggiunto. È una cosa che, è presente in tutte le scienze tradizionali, è presente, anche in una per fare un esempio, io quando cominciai all'istituto d'arte a modellare un vaso, facevo proprio delle cose cioè potevo metterli sottoterra e dire: "Questo è stato fatto nel 7000 avanti Cristo quando non sapevano neanche come si fa", no, proprio ci faceva schifo, no, voglio dire. Poi quindi avevo quelle conoscenze. Poi via via, il professore, insomma i maestri e cose varie, che si chiamano maestri d'arte, ci insegnavano le varie tecniche, i vari segreti, come si fa questo, come si fa quello, perché esce male e quindi si sublava, cioè si riusciva a generare qualcosa di meglio. Questo è quello che accade. Quindi ecco quello che io vi porto è la scienza pura, non la mia esperienza. La mia esperienza è per persone individuali che hanno l'avventura, come mia avventura, di incontrarci personalmente, di parlare, quello che sia, sia qui, sia personalmente, sia intendo anche tramite online, con cose varie. Quindi ma in generale io porto la scienza ammonia, come è in legge da fare, portare tutto ciò che è la scienza ammonia e poi da lì i vari casi, va bene? La mia esperienza sul libero arbitrio è questa e conferma in questo caso ciò che mi fu trasmesso e che mi fu insegnato e con pratiche molto precise, che libero arbitrio non esiste finché non si ha
assoluta padronanza del cosiddetto corpo lunare o corpo magnetico. Quindi la libertà e il libero arbitrio si ha solamente quando si entra, secondo ciò che viene insegnato dalle tradizioni, e si diventa maestro di secondo grado, cioè ossia si è entrati nel mondo più alto, nel mondo più sottile, nel mondo che viene chiamato mercuriale. Ora, il mondo mercuriale o la coscienza mercuriale è totalmente staccata dal corpo lunare. Ma andiamo a chiarificare un pochino, io l'ho chiamato il lunare o magnetico. Se voi andate a studiare un po', a leggere di cosa sono fatte le cellule, oltre ai nucleotidi, tutto quello che è della cellula in sé per sé, no, tutte queste cose qua, noi andiamo a vedere che il vero cuore, il vero funzionamento, quello che dà alla cellula il suo funzionamento è un certo magnetismo, una certa elettricità che è scusatemi, che è calcolabile. E questo in tutte le cellule umane. Di conseguenza, gli antichi questo magnetismo lo chiamavano lunare, perché come la luna subisce effetti, ne risente gli effetti ed è completamente, fortemente, totalmente legato alle sensazioni emotivo-sentimentali, che per la scienza ammonia corrispondono al magnetismo. Quindi non confondete il pensiero intellettuale con le sensazioni emotivo-sentimentali. Mh? Uno è magnetismo, l'altro è qualcosa attualmente di sfuggente, ma chiamiamola mente. Diciamo così, nella scienza ammonia viene diviso l'essere umano in, si dice, solare, che sarebbe lo spirito divino, sarebbe la scintilla divina che emana dal principio unico, assoluto, che regge e che ha generato tutto quello che è percepibile e non percepibile, la vita. Punto. Dopodiché viene chiamato il sole. Beh, penso che non c'è bisogno di stare a dire perché, no, poi viene detto: ciò che esiste come verbo, come intelligenza, come capacità mentale, ed è chiamata mente, veniva dato come simbolo a Mercurio, perché era il più vicino, per far capire che questa facoltà poteva essere chiamata anche XYZ o poteva essere chiamata Saturno, se Saturno fosse stato vicino al Sole. Ma non scusatemi, ma non lo è. Quindi, per ovvie ragioni, per, mhmm, omologia, per corrispondenza, per analogia, si disse: Mercurio è la prima assoluta facoltà di questa entità divina chiamata uomo e quindi la sua intelligenza. E qui abbiamo il termine mercurio. Quindi l'altissima capacità di intelligere. Intelligere nel senso di sapere, comprendere, capire e realizzare certe cose e sapere di essere. Mh? Quindi l'intelligenza. Terza facoltà che, siccome gli esseri umani, gli antichi maestri dicevano: "Noi siamo sulla Terra, quindi siamo sulla Terra e vediamo queste cose". La facoltà che venne chiamata poi molto mobile, molto, movimentabile, chiamata anima, quindi spirito, mente, anima. Attenzione, io spesso nei video precedenti ho chiamato la prima facoltà anima invece di spirito, perché nell'antichità si chiamava anima, però io adesso poi mi attengo a ciò che è il sentire comune, quindi ho cambiato la terminologia, però nell'antichità anima e spirito erano diverse.
di significato di spirito era quello di anima, il significato di anima era quello di spirito. Infatti io spesso dico: una grande anima genera tanti spiriti, quindi l'anima è superiore, no, cioè viene considerata così. Spiriti sarebbero i pensieri, però voglio attualmente, dare una divulgazione un pochino più nei tempi e quindi dico: spirito al primo posto, secondo posto la mente come capacità intellettiva, terzo posto l'anima. Cioè tutto ciò che è magnetismo, tutto ciò che è emanazione chiamava lunare, perché mossa dalla luna, perché sotto la questione della luna. E quindi che cosa accade? Accade che abbiamo questo esempio di energia emotiva. Quarto posto veniva chiamato dagli antichi Saturno, cioè ossia il corpo fisico, che si muove e che va, eccetera, eccetera. In pratica non il prospettivismo di Nietzsche, no, io sto parlando di questo. Non parlo di filosofia, non sto parlando di filosofia, sto parlando di qualcosa di diverso, se no, adesso riesco a spiegarmi. Quindi né nichilismo, né prospettivismo, io proprio cioè la scienza mo è al di là di queste cose, perché se si basasse su queste cose sarebbe a livello mentale, intellettuale. Qui siamo oltre, qui siamo nell'esperienza diretta ontologica, metafisica. Mh? Quindi non siamo l'uomo come potenza, tutte 'ste cose qua, tutte 'ste stupidaggini fatte da questa persona che tra l'altro era un malato mentale, quindi non per niente con le sue idee poi ha generato nazismo, ha generato tutte le follie che sono nascono da lì. Va bene? Quindi non parlo di questo. Mh. Quindi direi di guardare più Schopenhauer, mh, se proprio vogliamo parlare di filosofia di questa cosa qui. Quindi, ecco, noi entriamo nella parte fisica. Ma cos'è il corpo lunare? Cos'è il corpo magnetico? Cos'è? Allora, il corpo lunare l'ho chiamato magnetico ed è chiamato anche magnetico per un motivo, perché è magnetico, cioè perché, ha il completo controllo di tutte le cellule del corpo. Noi lo esperiamo mediaticamente, cioè con un apparato di intermediazione che è il sistema nervoso. Okay? Il sistema nervoso arriva ovunque nel nostro corpo, no, e quindi sperimentiamo le sensazioni, che non sono del corpo fisico, perché se non ci fosse il corpo lunare non sentirebbe. Lo potremmo vedere quando un uomo, una donna muoiono, non c'è più il corpo lunare che sente. Va bene? Quindi nel corpo lunare mettiamo anche una parte altissima che sono i sentimenti, una parte media che sono le emozioni, una parte bassa che sono le sensazioni. Va bene? Quindi ma è sempre corpo lunare, non lo attaccate alla mente e ai pensieri, cogitativi, non lo mettete lì. È una cosa diversa quello, okay? Oh. Almeno secondo la visione, che vi sto dando adesso, che è la visione ammonia, poi ognuno è libero di avere la propria visione. Io trasmetto questa e quindi questo è. Mh. Quindi noi entriamo l'amore non so ma l'amore esiste un amore emozionale, esiste un amore sentimentale ed esiste l'amore amore, che è l'amore assoluto, come spesso ho parlato. Quindi l'amore tutto, ci deriva dall'amore, no, però ripeto, ci sono vari livelli. Posso amare una penna Bic, posso amare il mio cane, posso amare Dio. Mh? Perché è stata questa inversione di significato nella caduta un attimo che quindi, dalla caduta della filosofia che si è unita a ciò che è poi non rispondo più, se no si interrompe il filo e poi mi dicono: maestra" dopo, parliamo dopo, sto sempre un paio d'ore quasi qua, quindi però ti rispondo a questo. Perché c'è stata una caduta, c'è di livello, nella cristianità si diceva corpo, anima e spirito. Ed è stata data
l'anima alla parte mediana. In realtà le cose erano diverse. Oh, mi fermo qui ragazzi, ora seguo il lavoro, poi rispondo dopo, non vi preoccupate. Se vedete che non rispondo, risponderò dopo. Che succede? È importante questa cosa, è importante per voi. Allora, il corpo lunare è intermediato e sentito magneticamente, percepito tramite il sistema nervoso, come spesso ho detto. Ma questa è soltanto una delle immagini del corpo lunare, una. L'altra è, ripeto ancora, il magnetismo sottostante che fa in maniera che trasmette i messaggi. Quello dalla scienza ammonia è chiamato corpo lunare. Allora, finché non si ha la perfetta padronanza di questo corpo lunare che tutti abbiamo, questa sfera magnetica che noi abbiamo, che ci mantiene in vita e che ci permette di avere anche le relazioni, cose varie, no, un'azione del corpo lunare la possiamo vedere nelle simpatie e nelle antipatie. Incontriamo mamma mia come sta antipatico quello, no, come sta è bellissimo, è lì ci sono le incombenze, no, di attrazione e repulsione. Non rispondo, dice: "Ragazzi rispondo dopo, vi avviso". Quindi che cosa succede? A questo punto noi ci facciamo la domanda: ma siamo noi a decidere cosa fare? La domanda era questa mi venne posta tanti anni fa, ma tanti proprio, no, e mi vennero date le cose giuste per vedere se veramente io rispondevo giusto o meno per lo studio di me stesso. Ma mi vennero date anche le prove opposte. Allora ora invece di andare a dire le prove tradizionali di pratica, dovete capire una cosa: quando vi si pone una questione destra o sinistra, il gelato alla cioccolata, il gelato alla vaniglia, la macchina rossa o la macchina nera se la devo comprare, dentro di voi accade una cosa: qualche millisecondo prima accade una reazione corticale magnetica e poi c'è la vostra decisione, la seconda azione mentale. Questo lo potete andare cioè questo qui mi venne detto tanti anni fa, mi venne fatto praticare, mi venne, no, fatto diciamo sperimentare. Io La mia pratica è una pratica soggettiva, ma c'è stato uno scienziato, cioè veramente 2, uno psicologo e l'altro invece qualcosa di, anche legato molto alla materia, Libet si chiamava, in cui, decise sperimentalmente, fisicamente, di fare delle prove. Quindi lui mise degli elettrodi e tutta queste cose insomma che tutti conosciamo sulle persone e li sottopose ad una scelta. Bene, prima della scelta della persona c'era sempre qualcosa che si muoveva prima, qualche millisecondo prima e determinava la scelta, che la persona era sicura che era la sua, che aveva scelto lui. Era il corpo lunare. Lui è uno che ha scelto, che ha scoperto il corpo lunare. L'altro, così se in caso potete andare a vedere, era Daniel Wenger. Quindi Libet e Daniel Wenger andarono a scoprire il corpo lunare, uno in maniera psicologica, uno in maniera un pochino più psichiatrica se vogliamo, no, più neurologica, che è ciò che viene insegnato in tutte le scuole occulte, dallo yoga all'Advaita, alla scienza ammonia, alla magia cerimoniale, la magia rituale, il misticismo, tutto. Spesso questa parte viene chiamata appunto anche subconscio, cioè ossia questa parte che si muove e che qualche millisecondo prima decide di voi e dite: "Ah sì, ho scelto io, domani",
è subconscio, Yesod secondo la Cabala, corpo lunare secondo la scienza ammonia e la scienza osiridea, osiriaca, eisiaca, corpo magnetico secondo la teosofia e cose va insomma questa parte qua. Le scelte vengono date da tutto ciò che è depositato in questa parte qua. Non siete voi a scegliere. Voi siete scavalcati dal movimento magnetico immediato che avviene. Quindi non esiste libero arbitrio finché non si domina questo. Questo è il cavallo di battaglia di tutte le élite. No, il libero arbitrio non c'è da nessuna parte, ce l'hanno solo gli iniziati. Gli iniziati veramente, che entrano in una via interiore e quindi cominciano il cammino interiore all'interno, cominciano ad accorgersi di questo. Cominciano ad accorgersi introspettivamente, soggettivamente, che c'è qualcuno che decide prima di lui. Cioè ci sono le tecniche, le pratiche portano a uno stato di calma e silenzio e se non c'è questa calma e silenzio non te ne puoi accorgere, che ti porta a dire: "Ma porca miseria, potete anche accorgervene in un'altra maniera." E ve lo dico, l'ho detto spesso, ma lo fanno direi nessuno lo fa. Rallentando i movimenti. Se voi durante la giornata, l'ho detto spesso, ma non lo fa nessuno, ma proprio nessuno, ma quando dico nessuno, nessuno. Rallentereste i movimenti, scusate, proprio ogni azione che volete fare la fate piano, addirittura se vi dovete alzare, se vi dovete sedere, se la fate piano, se dovete cucinare, se dovete scrivere, voi noterete una cosa molto importante, noterete l'azione del corpo lunare. "Ma maestro io non lo capisco il corpo lunare." T'ho detto spesso come fare, questa è la prima azione da fare. Tanto che anche nel pensiero giungete a essere presenti a quando questa frazione di millisecondi scoperta da Libet e da Venier, voi la scoprireste e vedreste come funziona e direste: "Ma porca miseria, non sono io che mi muovo, ma è il corpo lunare." Cioè l'archivio, la cantina, la soffitta di tutto quello che c'è dentro lì, che si muove per reazione magnetica al bello o al brutto, al piacere o al dolore, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica cosa è la volontà. Non c'è altro. Però è facile se rallentate i movimenti, perché se rallentate i movimenti durante la giornata, noterete che a un certo punto sentite lo scatto, anche se vi dovete alzare, sentite qualcosa che e lo scoprite, qualcosa che fatelo, fatelo e vi renderete conto da soli di quello che dico e vi renderete conto delle scienze faccio vedere perché qui c'ho lo schermo, di quello che è stato, la conoscenza dell'esperienza data da Libet e da Venier nella materia che non ce n'avevamo bisogno, però viene detto per esageriamo, tu sei grande. Okay? Questo è il corpo lunare. Non vi illudete. Se voi avete la pazienza di guardarvi un po' retrospettivamente, no, viene detto come seconda pratica, quando arriva la notte stenditi, coricati e cominci a fare una retrospettiva mentale. Pensa: "Cosa ho fatto poco fa? Questo. E poco prima, e poco prima, e poco prima." Chi la fa? Nessuno. Attenzione che le pratiche le do, non le fa nessuno però. E la scienza moderna, cioè l'idea moderna ha l'idea di fare: faccio una pratica, tic, sparisce, faccio la pratica, tac, appare, faccio la pratica, tic, sparisce, faccio la pratica, appare. Questo è un altro condizionamento da parte delle élite,
alla mente profonda, ossia il corpo lunare, che si aspetta delle cose immediate. Le cose immediate arrivano subito, ma poi si spengono nel tempo. Perché? Perché semplicemente lì si entra con il desiderio di lussuria, cioè desidero il risultato che ho già avuto, e lì sono cavoli, perché non avverrà mai. Perché le cose si fanno senza questo desiderio di lussuria, si devono fare perché si devono fare. Come dicevo, devo andare a scuola, non ci posso fa niente. Se non vado so' mazzate dai genitori, vabbè non più adesso, ma prima erano colpi, quindi adesso no. L'impulso. Tutti gli impulsi fanno parte del corpo lunare. Un attimo vediamo cosa diceva qui. L'amore che muove il mondo e gli universi è fatto di tantissime sfumature. Ah, beh, sicuramente, sicuramente. Poi, perché poi: "Buongiorno maestro, finché" poi c'è amore, amore noi pensiamo di conoscere l'amore perché parliamo del nostro piccolo sentire, piccolissimo così, per una persona o per un animale, pensiamo che noi conosciamo l'amore. L'amore è infinito, è impossibile da conoscere, devi essere amore per conoscere l'amore. E devi essere imparziale come il sole. Finché non padroneggiamo i comunali viviamo ciò che è stato scritto nella prima nascita? Sì, sì, sì. Per questo quando credo di sentire il corpo lunare non riesco a decidere cosa fare? Non è che sei tu che non riesci a decidere, cioè lì c'è altro. Anche lì stesso è una decisione di questo magnetismo che abbiamo dentro, chiamato corpo lunare. Poi riabitudine quasi ogni notte ricapitolo giornate come perfetto. Poi c'era un attimo una domanda da parte no, si pensano che magari non li calcolo. Dove stanno? Un attimo, c'era una domanda. Vediamo qua. Non è solo per andare avanti, se no ci fermiamo. Forse è stata ritirata. Ah, il magnetismo è scatenato dall'azione degli elementi? Si può neutralizzare la forza degli elementi? Il magnetismo è scatenato da tutto. Tutto è magnetico. Il magnetismo può essere scatenato dagli elementi, può essere scatenato da una donna, da un uomo, da un animale, dalla paura, può essere scatenato da tutto, no? Poi, sì, quello scatto che sembra ti spinga autonomamente, ti accorgi è lui che si vuole muovere. Quello è il corpo lunare, quello. Su quello fanno tanta fede e stanno dominando i popoli, coloro che sanno queste cose. Ti Una volta che è dentro è l'impulso che continua da solo e tu pensi di scegliere tu, ma non scegli tu. Poi, può spiegare il motivo, il senso per il quale 2 persone quando si abbracciano percepiscono l'annullamento del tempo e il silenzio totale intorno a loro? Accade proprio materialmente? Sì, è semplice. Ogni cosa parte dalla parte più alta che noi abbiamo chiamata coscienza assoluta. Da lì nasce un pensiero, da lì nasce un impulso, ossia dal sole viene detto, diciamo così dai per mantenerci nella cosa. Da lì parte ogni sentimento veramente alto, anche ogni emozione parte, nasce da questo no, cioè da questo punto che non sappiamo, che sentiamo solo che nasce in noi, lo viviamo e poi sprofonda, no, sparisce nei momenti in questo punto. Il che significa che tutto nasce dalla parte dell'annullamento personale dell'ego, quindi l'io assoluto, quindi il sole viene chiamato, e tutto torna lì. Ora per arrivare a questo punto di io assoluto o di annullamento, di riassorbimento, o di ritorno, o di esperienza cosmica, chiamiamolo come vi pare, ci sono 2 strade principali. Ce ne sono altre, ma queste principali. La conoscenza e l'amore, specialmente quando l'amore è veramente devoto. La conoscenza è quando tu conosci un oggetto, lo porti dentro di te, esso si scioglie dentro di te, per quell'istante sei uno con l'oggetto e sparisce. Io sto conoscendo l'oggetto, sei tu, sparisci. C'è questa unione completa ed è un processo della mente. L'altro invece è un processo dell'anima, del corpo lunare, è quello alto e quindi è il sentimento, che è la via più accessibile, la via più di tutti, per esempio nella magia cerimoniale viene molto usato, no, il sentimento per entrare in uno stato di unione con il divino, così nella preghiera, eccetera, eccetera. Quindi questo avviene perché quando tu abbracci la persona che ami o la ami veramente con devozione, senza chiedere nulla, amare e basta.
cosa succede? Succede che tu stai riconoscendo, come nella conoscenza, la parte più alta dell'essere umano, che è quella che dà. In quell'istante stai riconoscendo non solo quell'altro essere umano, ma stai conoscendo la parte più alta tua attraverso l'altro essere umano. Ecco l'amore perché c'è. Allora tu torni a casa, ti unisci tramite l'altra persona con te stesso, l'altra persona si unisce tramite te con se stessa e tutti si torna all'uno. 2 processi per l'intellettuale e la conoscenza filosofica, per, il mistico, per l'artista, il poeta, il mago e no, l'amore. Per gli innamorati che si guardano seduti su un pontile con i piedi nell'acqua al tramonto del sole, occhi negli occhi, cuori nei cuori, sono molto più avanti nella via iniziatica di coloro che qui pontificano: "Fate questo, 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 questo", ma proprio tanto. Sono in piena zona astrale, diceva Kremer. Se sapessero come fare sarebbe facile l'altro passo per arrivare dall'altra parte, ma non lo sanno perché poi fanno scadere questo a livello di cose solo fisiche e allora tutto torna giù invece di andare su. Quindi ecco perché l'amore e la conoscenza sono 2 strade per arrivare là. Ci sono altre strade. Devi essere ed esperire per sempre. Quindi è drammatico, non si sa neanche per dire se si ama un figlio, una persona, se si desidera un oggetto, non si ha certezza. Beh, mio caro grazie Stefano, mio dovere. Mio caro Luca, il problema è questo: noi amiamo un oggetto alla fine. E alla fine se noi vediamo anche la persona che chiamiamo figlio, va bene, è un'anima, è uno spirito. Ma noi lo percepiamo tramite una parte mediata di noi stessi, cioè il corpo lunare, i sensi, tramite i sensi. Ti faccio un piccolo esempio. Per esempio, perché c'è lo scontro d'amore tra le persone che prima si innamorano e poi magari dicono: "Ah, ma no", si lasciano. Perché? Perché l'amore è portato a livelli talmente basso, e la conoscenza anche, che si tocca solamente i sensi. Cioè io vedo una persona: "Ma che bella, è alta, oppure bassa, oppure piccola, bella, acida così, bella, mi piace". Cioè i sensi funzionano. Però a livello superiore, cioè a livello più alto, a livello mentale, no, noi abbiamo delle idee, cioè noi, vabbè, diciamo così, ci sono delle idee e noi vogliamo che quella persona, che ci piace a livello dei sensi, ci piaccia anche a livello di mente. E quando ci piace? Quando fa le cose che diciamo, quando si comporta come vogliamo, quando dice sempre sì alle cose che desideriamo, no? Se per caso questa persona, che è una persona, cioè una maschera, anche lei fa le cose per cui dentro è stata nella vita ha avuto le esperienze, già non mi piace, queste cose cominciano a non piacermi. E allora notate che l'amore rimane a livello di sensi. Adesso siamo lì, non va oltre a un livello già di sentimento, conoscenza, sapienza. Se fosse così si entrerebbe nello stato magico, lo stato di unione. Lo stato di unione si entra nella zona astrale, si entra cioè nella zona del corpo lunare, dove si può dominarlo, perché si cominciano a vedere le maree sentimentali, emotive. Cosa che fanno molto bene coloro che guidano il mondo con le pubblicità, i film, le musiche, eccetera, eccetera, eccetera. Vanno, direi, a un livello subcorticale, per avere quelle reazioni che noi vediamo se ci rallentiamo un po' la vita. E quando facciamo la retrospettiva la notte, la sera, vediamo ciò che ha fatto il corpo lunare nella giornata, non certamente voi. Infatti diciamo: "Caspita, non volevo se potessi tornare indietro non mi comporterei più così". Per forza, perché il corpo lunare ha agito in quella maniera, tu hai un'altra idea. È chiaro? Quindi ecco perché, caro Luca,
Fisicamente e sensorialmente si ha un'esperienza, mentalmente si ha un'altra esperienza e ancora più su, questa esperienza si fonde nell'essere assoluto che tu sei, che sei sulla strada per conoscerlo, per autoconoscerti. Il sole. Quindi tutto viene riassorbito, no, diciamo in maniera in chiave analogica, come il sole ha generato il sistema solare, alla fine quando il sole diventerà talmente, una stella molto compressa, riattirerà tutto dentro di sé. Stessa cosa, come dire, come la coscienza ha prodotto tutto ciò che è la sua esperienza, così tutto tornerà. Dicono gli orientali, questa è una cosa molto bella, come un ragno che tesse la sua tela e poi la ritira direttamente da se stesso. Quindi cosa c'entra questo? C'entra perché noi vediamo l'amore solo riguardo a ciò che noi pensiamo dell'amore. Spero di essere chiaro, o che noi pensiamo di volere da quell'amore. Ma chi ama veramente lascia libera l'altra persona di qualsiasi cosa e non si lamenta mai se la ama veramente. Noi però tutti amiamo a livello dei sensi, non più a livello alto. Dante, Petrarca, Tristano e Isotta erano amore a livelli più alti. Stanotte per la prima volta nella mia vita durante un sogno ho detto: "Questo è un sogno". Tutte le persone nel sogno mi hanno risposto di sì. Come, cosa fare adesso? Non è una cosa, no, strana, buono, è molto è ottima 'sta cosa. Ci sono degli insegnamenti su questo. Significa che tutte queste persone che sono là, se la vogliamo vedere nella maniera occulta della scuola occulta, si dice: "Sei in un mondo in cui tutti sanno di esserlo". Se la vogliamo vedere invece nella parte più sottile, possiamo dire direttamente un'altra cosa, che forse non eri in un mondo occulto lì, ma eri in un pensiero della tua mente estrinsecato all'esterno e tutti erano i tuoi pensieri e quindi tutti, essendo i tuoi pensieri, eri tu stesso. Quindi è chiaro che se tu dici che è un sogno, tutti diranno: "Sì, è un sogno". Quindi vuol dire che hai un piede nel un piede nel risveglio su un piano superiore. Non fate domande off topic perché non mi è stato detto di non rispondere, facciamole dopo. Poi, ma se con la volontà posso dominare il mio corpo lunare, come può esserci il principio della volontà iniziale se non il controllo del mio destino, se l'ho detto, prova a rallentare. Se tu rallenti, questo è già una spinta e se questo avviene è perché era già nel tuo corpo lunare. Cioè, gli antichi dicevano esistono 3 tipi di destino: il destino pregresso, il destino attuale, il destino futuro. Il destino pregresso è quello che ci sta permettendo ora di fare delle azioni. Il destino attuale è quello che si genera direttamente dalle azioni fatte ora, che sono spinte dal destino pregresso, okay? Il destino futuro è quello che si genererà dalle azioni attuali, attualmente spinte dal destino pregresso. Allora, la conoscenza si ha solo quando una persona che ha conosciuto questo, il cosiddetto maestro, insegnante, quello che sia, e che l'ha sperimentato, ti dice come fare. Non si può raggiungere con i libri, non si può raggiungere da nessuna parte. Ti viene detto come si fa. Il primo passo è rallentare, ma se tu già sei spinto a questo è perché dentro hai già fatto un'azione simile. Se non c'è un seme, non può nascere l'albero, quindi tu hai già seminato. Come? Non si sa, perché non possiamo sapere prima, ma se sei qui o qua dove sarai, se hai libri, cose varie, hai già seminato, stai raccogliendo ciò che hai fatto. Approfittane. Il primo passo: rallenta, rallenta, noterai che c'è uno sdoppiamento. Quella cosa che dicevo prima è tu. Se tu continui a fare questo, tu diventi più forte, più forte, più forte e ti stacchi. Noterai, dici: "Ma come faccio se non c'è la volontà?" Perché c'è una parte di te che non è sottoposta a corpo lunare ed è la parte intellettuale, la parte della volontà.
La volontà è qualcosa di diverso. Noi pensiamo che volontà è: vado a prendere questo gelato. Non è volontà quella lì, quello è solamente pio desiderio del corpo. La volontà è diversa. Avessimo una vera volontà o la vera volontà, noi potremmo materializzare la montagna soltanto a pensarla, va bene? Quindi c'è una parte che non è attaccata a questa parte, c'è una parte nascosta, conosci te stesso. Quella è la volontà. Se fai questo, noterai questo scatto e quindi noterai che da lì puoi partire direttamente. Quindi attualmente stai godendo di quello che hai fatto prima, le idee, i movimenti. Ora usale, fai quello che t'ho detto e noterai che questa calma, questo rallentare le azioni, ti porterà a 2 persone. Chi fa le azioni per automatismo e tu che dici: "Ma perché?" Noti l'impulso, diceva la nostra amica, noti l'impulso. Notando questo impulso svilupperai quella capacità di volontà che dici: "No, non lo faccio." O sì, lo faccio. Ma anche lì, prima di dire no o sì, rallenta, perché può darsi che viene anche da mi segui? Questa, ricordi che c'è una parte staccata, una parte totalmente libera, libera sempre, ed è la parte assoluta, il sole, che splende al di là sia che ci siano nuvole o che non ci sono. Le nuvole sono i pensieri, le tempeste sono le emozioni, eccetera, eccetera. Spero di essere stato chiaro. Poi Antonio Di Coste, forse devo servo no, sono off topic. Libero arbitrio e conoscenza dello zodiaco? Libero arbitrio e conoscenza dello zodiaco? Beh, si accomunano. Se conosci bene lo zodiaco, conosci le tue 12 animalizzazioni e quindi sai come queste animalizzazioni eventualmente poi sono state fatte e saranno fatte e giri intorno e quindi conoscendolo puoi uscirne fuori. Certamente, però prima cioè qui si parla poi di agire magicamente o agire alchemicamente o agire misticamente o agire, con lo yoga, quello che sia uno che vuole fare, quello secondo dove io parlo di tradizione occidentale, quindi agire magicamente e alchemicamente. E sì, conoscendolo, conosci gli impulsi, perché se tu sai che certi pianeti in un certo momento, certe stelle, cose danno quell'impulso e tu stai attento anche con la tecnica detta, quell'impulso ne è abbastanza calmato, in più poi con certe pratiche chiamate opposte è possibile andare a ridurlo fino a metterlo in equilibrio. Perché si usano le pratiche opposte? Perché lo devi mettere in equilibrio. Un'azione significa qualcosa che non è equilibrato, che non è equilibrato e quindi si muove. Noi facciamo una c'è l'impulso di fare una certa cosa, la pratica opposta viene fatta e questa viene via via, la prima, la seconda, alla fine aggiungere alla tranquillità e quell'impulso si calma perché torna nell'equilibrio magnetico. Poi zodiaco sì certo, i principi cabalistici, ma sono più o meno la stessa cosa. È verissimo quello che hai detto l'amore è questo. Quindi ecco che nessuno si deve illudere ed ecco perché oggi siamo nella situazione in cui siamo, perché nessuno ha controllo sul corpo lunare che si muove molto prima attenzione che pochi millisecondi per la psiche è un'eternità, un'eternità. Quindi ognuno fa quello che è dettato da ciò che sono gli impulsi da altre parti, oltre agli impulsi personali. La sensazione talvolta è di essere come l'occhio del ciclone, calmo al centro, oppure quando tutto intorno a noi c'è caos. A me c'è caos. Sì, sì, certamente, è così. Quella è una sensazione sì, ecco qua. Quella è una sensazione effettivamente di aspetta un attimo, che devo chiudere questa cosa e ecco, va bene. Quindi ecco, quindi sì, è corretto questo senso di tutto si muove, io sono calmo. Più che non fermo, calmo. Perché questo non significa poi essere, uhm non avere l'energia di agire, no, perché se si fa questo, si comincia veramente ad agire con verità, perché non si fa d'impulso. E allora facendo questo il corpo lunare si comincia a dominare. Si può fare questo anche con l'alchimia molto facilmente, perché l'alchimia domina primariamente il corpo lunare e con i distillati giusti, con le cose giuste, si porta direttamente l'essere umano a calmare quella parte, cioè invece di fare una calma
Calma e rallentamento come propria volontà viene di conseguenza, e chi fa l'alchimia e chi l'ha fatta, o con altri o con me può andare a vedere 'sta cosa, solo che poi bisogna avere la forza di continuarlo. Va bene se quando sono propenso a fare un'azione all'ultimo secondo e cambio e faccio altro? Dipende, bisogna capire una cosa, che nell'istante bisogna capire che c'è nella corteccia, nel magnetismo di ogni cellula, c'è la spinta pochi millisecondi prima. Quindi se tu stai facendo una cosa e poi ti viene un'altra, qui significa che sono 2 pensieri che vengono uno di seguito all'altro, perché 2 pensieri insieme non ci possono mai essere, solo uno. Qui anche per quanto possono sembrare che sono insieme per velocità, ma lì sono 2 azioni e 2 micro pensieri che si stanno scontrando, e quindi conviene rallentare le azioni e vedere l'impulso, oppure usare l'alchimia per entrare in uno stato di tale calma da entrare nella assoluta visione di se stessi. Però facendo ciò non si rischia di alienarsi dal processo universale di apprendimento basato su apparizione, lezioni di qualche problema e quindi eventuale trasmutazione, imparare, lezione, evoluzione? Bah, dipende. Dipende, se noi siamo presenti a ciò che accade non significa non farlo, significa prendere coscienza di cosa stai facendo, no, attenzione, perché non è, astenersi, forse, non mi sono spiegato bene, non è che ti devi astenere dal fare, rallentare in modo da capire da dove parte l'impulso. Non significa non fare. Io sono il primo fautore che ho sempre detto: "Non trattenete nulla. Se qualche desiderio appare, portatelo deliberatamente a soddisfazione e poi non ci pensate più. Se torna, fate lo stesso e non c'è, e questo qui vi farà avere l'esperienza che dicevi tu e poi la farà scomparire. Via via sarà quando l'essere è soddisfatto, se ne va. Quindi attenzione Marco, non sto dicendo di non fare, lungi da me, non sono un mistico, mai stato e mai lo sarò. Sto dicendo di rallentati, in modo che quando senti l'impulso di quella cosa, la fai con coscienza. "Ah, ecco, sta avendo quella, vediamo dove mi porterà", e la segui, ma ne sei cosciente e non la fai come d'impulso, come tanti gesti che vengono fatti, solo questo. Quindi, secondo alcuni che credono che prima di venire su questo piano decidiamo l'esperienza che dobbiamo fare, non è corretto, dipende. Questo lo possono fare chi è sveglio, chi è cosciente. Certo che è corretto, ma si ha la brutta abitudine oggi, per una questione di politically correct, di, tutti siamo uguali, e non è vero. Siamo uguali fisicamente, ma non siamo uguali nella testa, e quindi non siamo uguali nei conseguimenti. Mi dispiace per, magari mi chiudono pure il canale, ma che lo chiudano pure, non siamo per niente uguali, ma proprio per nulla, 0 proprio. Siamo uguali come corpo, abbiamo tutti gli stessi diritti, ma mentalmente siamo diversi. Di conseguenza, una persona più evoluta, più avanzata, a livello di esperienze e cose varie, può decidere. Il Dalai Lama decide su dove si deve incarnare, il Taci Lama, il Panchen Lama, alcuni iniziati che ho conosciuto io nell'ordine Ammonio, decidono dove incarnarsi, come, quando e se. Ma la persona comuni, a cui si sta dando a tutti questa possibilità, non è possibile, perché non riescono a essere coscienti durante la giornata. Se gli dici: "Cosa hai pensato 10 minuti fa?" "Aspetta, non lo so." Beh, questi non possono, figuratevi quando uno muore. Io rallento molto spesso, ma poi non faccio né l'uno né l'altro. Rallenta, tranquillo, l'importante, anche se ti porta alla calma va bene uguale. Però questo era per dire a Marco che non è che non devi fare, cioè va di farlo, però rallentalo. Io all'inizio, quando mi insegnavano questo, quando cucinavo, cioè il mio maestro all'epoca mi faceva prendere le carote, le zucchine e me li faceva tagliare e diceva: "No, sei troppo veloce, rallenta, rallenta, rallenta." Allora se tu rallenti senti l'impulso proprio che parte dal tagliare, non è che non lo devi fare, senti l'impulso che parte dal tagliare. Arriva un punto che quando senti l'impulso, lì puoi decidere di fare o non fare. Quindi già è un grande vantaggio decidere di fare o non fare. Però non è che non lo devi fare, puoi fare qualsiasi cosa, ma con attenzio arriva al punto di essere poi che
Questa tecnica ti porta a fare le cose con velocità, quindi sei sempre presente alla cosa e fai spontaneamente le cose, ma stando sei lì e quindi puoi ancora decidere e sei tu a guidare. È come quando impari a dare un calcio a un pallone, cominci piano, poi vai in bicicletta e alla fine corri in macchina come facevi quando imparavi, vai piano, metti la prima, guardi qua, guardi là, ma poi alla fine parli, giri, ah sì, sì, parli con qualcuno, la macchina va, così accade. Questa tecnico evita tante parole e azioni beh, questa è una grande cosa. Uno dovrebbe leggere sempre il libro di Vico di Varo, L'arte del silenzio e l'uso della parola, questo è fondamentale. I veri buddisti usano questa pratica di rallentare quando camminano e si concentrano sul passo che fa. Sì, ma solo per camminare. Io invece come alchimista la uso sempre, non solo per camminare. Quello che tu parli è la meditazione camminata del buddismo Theravada. Io lo uso sempre. L'ho usata sempre e adesso i movimenti che faccio, che possono sembrare sono spontanei, ma sono presenti. C'è un controllore continuo che è lì e quindi puoi evitare eventualmente problemi anche guidando la macchina velocemente. Poi, io se mi penso mi sento l'identico nel diverso. Bene. Bene, ma è così, siamo tutti uno, alla fine signori miei, cioè solo che siamo anzi come un grande specchio caduto per terra, spezzettato in miliardi di pezzettini, ma tutti riflettono l'unità, quindi siamo sempre là, se lo sapessimo eviteremmo di fa tutti i casini che facciamo. Forse un'eccessiva passività è propria di una via ascetico-eremitica, non certo di una via magica alchemico-ammonia? Sì, infatti non parlo di essere passivi. Per niente, 0 proprio. La via ammonia è vivere, amare, godere, avere piacere, fare andare di qua, andare di là, fare quello che vuoi e sperimentare la vita al 100% con coscienza, sapendo e studiando e praticando. La via della rinuncia non è per noi, non è ammonia, non è magica, non è alchemica, 0, è misticismo, per chi ci vuole andare ce lo fa, ma non è quello che ho detto. Il rallentare è una cosa temporanea per imparare a capirsi, cioè non è che veramente deve stare fermo passivo, no. Se lo vuoi stare lo stai passivo, ma di solito rallentare è capire chi si sta muovendo prima, quella cosa, il corpo lunare che se non lo domini non hai libero arbitrio. Quindi finché quello non è dominato, libero arbitrio non c'è. Non è tu sei schiavo, sei dominato, si dice dai pianeti, perché la fascia magnetica ti domina. Sei dominato da tutte le cose che accadono, da tutte le cause e concause. E tutti lo sono, eh. Guardate le persone come parlano, come si muovono, cosa dicono, cosa eccetera, eccetera. Notatele, familiari, in televisione, al cinema, per strada, tutti agiscono in una maniera totalmente distratta e chi si muove lì, si sta muovendo è il corpo magnetico, il corpo lunare. Il bello è che hanno l'idea, anche quando arrivano delle cose: "Ah sì, questo lo voglio io." Incontrano una persona e pensano di fare le azioni che loro decidono di fare, mentre invece non è così. Sono azioni già fatte, programmate, fatte e rifatte centinaia di volte prima e che pensano che sono nuove e che le vogliono loro. Bene, in realtà non è loro che lo vogliono, ma il corpo lunare. E quando poi entrano nella pratica, cosa fanno? Se non c'è purificazione, tutto questo va direttamente nella generazione del secondo corpo per poter si può dire per poter essere in una via iniziatica seria e questo genera di conseguenza, si dice, il corpo lilitiano, cioè un corpo lunare sporco, cioè che è gravato da tutto ciò che è la cioè i desideri dell'essere umano, ma non la verità. Ricordiamoci che i pensieri sono di 3 tipi. Vabbè, dopo. Forse un'eccessiva poi nei Yemeniti da questo punto di vista con l'avvento e la diffusione di internet è sempre più difficile dominare il lunare. Questo è il motivo reale della sua creazione? Sì. Le persone ma, internet era è un'arma, cioè militare, è stata creata dal Pentagono, è un'arma militare internet. Era ARPANET. Quindi è molto importante ricordarsi tutto ciò che fai o cosa dici durante la giornata. Beh, se uno giunge a questo e comincia all'inizio diventa una specie di blocco, ma poi comincia a sciogliersi, però almeno sei cosciente di quello che fai, che dici, che sei, che nasce e che se ne va. Non è possibile essere padrone, essere
divino, diventare un mago, quello che sia, se non sai neanche guidare il tuo stesso corpo, la tua stessa mente, la tua stessa anima. Se non sai, se dici: "Ah, ma sono sottoposto a questo desiderio, ah, ma io non so", non è possibile, cioè quella non è proprio pensabile. Poi, sperimentando di entrare in certi poi si può dire che la via ammonia è tesa a vivere la materia al suo massimo godimento. Sì, mentre altre vie la aborrano sì, 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 è così. Mentre altre sì, è così. La via ammonia è da un lato pericolosa, perché se non è compresa, ehm, ti fa cadere, ma la via ammonia usa tutto ciò che ti fa cadere per farti andare in alto. Ti dice: "Tu sei nato, hai un corpo, hai sensi, hai una sessualità, hai un cuore, hai un'intelligenza, sei qui, c'hai delle cose bellissime intorno a te che sono la rappresentazione della divinità. Se non dovevi venire, non venivi. Allora, perché ti comporti come uno che va in un parco giochi, c'ha i soldi in tasca e non li spende? E poi dice: "Mannaggia, soffro perché volevo", spendili. La cosa che devi fare però devi farlo con coscienza, consapevolezza, sapendo e non essendone schiavo. Come non si è schiavo? Ci sono vari metodi. C'è chi non vuole c'è chi soffre non è ammonio. L'ammonio è senso d'estasi, uno stato d'estasi continuo, totale, assoluto di ogni cosa che incontra. Quindi l'esperienza piena della vita, perché se lo fai, non hai più desiderio di fare quelle esperienze, le hai fatte, sei sazio e quindi passi a un livello superiore. Ma se non lo fai, quante volte dovrai tornare per farle? Non penso che sia una brutta filosofia. Immaginate tutte le filosofie così che poi non è filosofia, è una pratica. Questo no, con questo vai all'inferno, con questo ti fai 100 anni di inferno, con questo vai in purgatorio, con questo c'è Sant'Antonio che s'arrabbia, con questo c'è la Madonna che gli dà un corpo, con questo c'è San Cosimo che fa questo, con questo ci piange la Maria Maddalena, con questo no, con questo Geova si incazza, ti incenerisce immediatamente, con questo ottieni la maledizione di Isaia, con questo ottieni la maledizione di Geremia, con questo Sansone non lo faceva mai. Eppure noi abbiamo dei sensi. Ma Dio te li ha dati per porti alla prova. Bel Dio. Se noi diamo a Dio quest'idea che ci dà i sensi per porci alla prova, vuol dire che non è Dio. Perché Dio è talmente al di là di tutto che non può fare questa cosa, perché vuol dire che pensa. Dio non pensa, fa. Il che è differente. I sensi te li ha dati per goderteli. Tieni figlio mio, questo è il paradiso, goditelo. Poi se sei schiavo, quello è dato da una brutta educazione, la caduta in questo periodo. Ma nell'età d'oro, nell'età d'argento, anche nell'età di bronzo, se vogliamo già poco meno, ci si godeva la vita assolutamente vedendo che cos'è veramente. Ora siamo talmente rimpiccioliti nell'idea solo dei sensi, mentre invece erano prima le 4 età significa Sole, Mercurio, Luna, Saturno, che nell'età d'oro noi avevamo coscienza completa di tutti e 4 i piani. Quindi godevamo di qualsiasi cosa senza esserne schiavi, perché fa parte dell'essere il piacere. L'essere umano è generato da essere, coscienza e beatitudine, ossia nel corpo umano sono il senso di essere se stessi, il senso di capire le cose, coscienza, il senso del godimento. Noi siamo la prova assoluta di ciò che è generato dall'alto in piccolo. Noi abbiamo le stesse cose. Quindi è una bestemmia non godere di cose che ci vengono date. L'importante è neanche la moderazione, è saperlo. Perché se lo sai, se tu mangi ti piace la pasta al forno, la mangi per 100 volte, dici: "Guarda, va benissimo, non voglio più, mangio un'altra cosa." Questo è andare avanti. Poi io ad esempio respiro sempre molto lentissimo, quasi in automatico, è ottimo. Fai anche i movimenti molto lenti. Troverete una pietra d'oro in questa cosa. Maestro, questo si collega al discorso sullo zombismo? Sicuramente sì, perché quando fanno le loro lavorazioni è lì che colpiscono il corpo lunare, anche nello zombismo in generale, più magico se vogliamo che fisico, è lì che è sempre movimentato il tutto. Guardate che c'è un parassita
che agisce nelle formiche, ma in realtà si pensa di farla agire negli uomini, ve lo dico subito, un parassita che agisce nelle formiche, che si impossessa della formica, la uccide in pratica, distrugge il suo modo di essere, ne prende possesso, la fa vivere lui dentro questo parassita, informatevi, e poi quando muore da questa formica escono tanti escono dei funghi, dei funghetti, non quelli che si mangiano, no, si dice fungo, qualcosa che esce fuori di non. Questo è un parassita che esiste nelle formiche, cioè ne prende possesso come, un co come nei cartoni animati prima entravi dentro la testa di Gundam e lo guidavi. Bene, questo è nelle formiche, stanno studiando per farlo negli esseri umani, quello è morto. La formica è morta ed è movimentata. Informatevi. E gli scienziati dicono: "È possibile anche così e così". Poi, rallentando i movimenti sembra che i movimenti avvengano automaticamente. Bravo, quello è il corpo lunare. Se stai ancora lì, farai tante scoperte, benedirai la tecnica. La sua logica Ha sua logica il fatto di fare di tutto e di più per non desiderarlo più e quindi non tornare in questo mondo per esaustione. Beh, più che esaustione, no, perché anche, quella è una via un pochino estrema, no, diciamo portarsi all'esaurimento. No, è semplicemente un fatto di comprensione. Cioè, Marco, se tu hai un bambino o una bambina, quello che sia, e gli dici: "Non prendere quel cavolo di barattolo di caramelle", Marco, che cosa fa? Come la serie The Last of Us, sì, proprio così, proprio così. Ce lo stavo già dicendo, eh. Cosa fa Marco se tu dici a un bambino: "Non prendere quel non la devi prendere." Ti faccio c'è una piccola storia per questo, no, si racconta di un alchimista che era, ospite del principe di Baviera e gli chiese di insegnargli tutta l'alchimia. E questo dice: "Okay", comincia a insegnare. Adesso ora leggo un attimo. Adesso, no, ma, insomma passa 1 anno, gli insegna tutta l'alchimia, eccetera, eccetera. Alla fine se ne doveva andare, gli dice: "Senta maestà, un'ultima cosa, stia attento. Quando sta per fare l'ultima pratica, alla fine, quando sta per fare la circolazione, mi raccomando che non entri nella sua mente l'idea del colore verde, se no la pratica abortisce." "Sì, sì, sì, va bene", se ne va. Potete già immaginare la fine, questo si mette a praticare, fa 1 anno di pratica, comincia a fare così, arriva alla fine della pratica, in quell'istante, la sua mente viene invasa dal colore verde. Pratica abortita. È un bambino e dici così: "Non prendere la caramella, non fare questa cosa", e dare una non è questo, no, invece cioè neanche andare all'esaurimento, per quanto alcune scuole tipo l'OTO dicono: "Eccedi, eccedi, eccedi", quella è una via un pochino differente ed è per pochissimi ed è per persone che hanno un sistema nervoso forte, che magari poi ci soccombono, no, è un pochino come tutti quelli dell'OTO che vogliono scimmiottare Crowley e poi ci muoiono tutti, voglio dire, perché quello era di una certa tipologia. Qui invece è semplicemente non rinunciare ciò che ti viene di fronte, perché se di fronte ti viene, perché ti doveva venire, vivilo, ma senza esserne schiavo. Cioè, se ti è piaciuto il gelato e ti è piaciuto tanto e vedi, cioè qua una volta che mangiatelo, ma mangiatelo con tanta passione, tanto godimento che sei poi discioglitene, non lo pensare più. Se torna fallo lo stesso, se lo fai più così, accade che non hai più desiderio. Se esaustione è questo sì. Se invece è un'altra tipologia, come molti spesso possono pensare, di portarsi allo sfinimento, quello è un'altra strada. Esiste, non si può negare e lì entriamo nelle acque corrosive. Sì, come nella serie The Last of Us, che è una cosa vera. Come spiegherebbe tutto questo impianto umano o la scienza ammonia in un essere vivente di un'altra galassia? Quali sarebbero i punti allora un attimo. Come spiegherebbe tutto questo impianto umano o la scienza ammonia in un essere vivente di un'altra galassia? Quali sarebbero i punti in comune? Devi spiegarti meglio che cosa vuoi sapere. C'è un essere umano che vive in un'altra galassia? Altri esseri che vengono qui da noi? Che cosa scusami, voglio no, non ho afferrato bene, è colpa mia sicuramente. Sì, la prende la le caramelle, la Nutella, non c'è niente da fa'.
Niente da fa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci sono molti che non sono iscritti. Vi prego, mi date una mano e mettetemi un like se vi piace. Alla fine, se vi piace me lo mettete, se no non me lo mettete. Che obbediscono ad altre dinamiche è un pensiero. Noi non abbiamo, la realtà di quello che noi possiamo immaginare che in un'altra galassia è. Quindi la domanda non si pone perché noi non sappiamo. Se noi sappiamo, allora si pone il pensiero e quindi lo analizziamo, ma essendo solo un pensiero, la domanda non ha risposta perché avrebbe risposta da altri pensieri e quindi da supposizioni che non sono reali, ma soltanto pensieri. Tutto qua, cioè non diremmo cose reali. Noi parliamo di quello che conosciamo, qui l'esperienza diretta, questa è l'armonia. Se una persona a me cara perde la coscienza di quello che dice e che fa quando ha un attacco di bipolarismo, cosa posso fare per aiutarlo? Da chi se è malato, cioè, cosa può fare? Cosa può fare? Io direi la cosa migliore quando si hanno queste cose, se è vero bipolarismo, solo le cure possono aiutarlo, le cure vere, quello è. Cure, non si può fare altro che curarlo. Poi mi è capitato di mangia e attenzione col bipolarismo io ho avuto parenti bipolari, 2, bisogna curarli veramente, non c'è scienza, cose perché la scienza ammonia le cose sono per persone che sono già più diciamo equilibrate. Bipolarismo diagnostico, ma a parte del suo comportamento, eh beh, sempre bipolarismo è. Anche se il bipolarismo psicologico bisognerebbe essere messo a confronto con se stesso. Il bipolarismo solitamente si cura psicologico quando la la persona precedente è messa di fronte alla persona succedente che appare. Quindi questa è la persona precedente in un contesto, poi appare la persona succedente. Se si bisogna riuscire di far mettere i 2 a contrasto, la persona precedente e quella succedente. Quando appare la succedente, dice: "Guarda tu eri così, guarda tu hai fatto così", e viceversa. Questo l'opposto lo cura. Poi, salve quindi possono esistere scelte che non vengono influenzate dai sensi? Come osservare la differenza? Rallentando. Sì, possono esistere queste scelte che vengono dalla parte alta. E questo lo scopri solo, tu che sei in mezzo, a rallentare, rallentando i movimenti, rallentando tanto i movimenti, tanto, ma tanto, avendo la pazienza e vedendo gli stimoli che vengono dai sensi e dalle varie cose, ma anche dai pensieri, perché tu noti che avrai un pensiero in testa, e tu hai lo stimolo di muoverti. Bene, andando a vedere 'ste cose, alla fine, facendo piazza pulita, fa parte della purificazione antica che veniva data sempre, tu noterai che avrai la capacità di percepire pensieri più alti, cioè hai liberato il campo, hai scopettato l'entrata del tempio, hai tolto la polvere, hai liberato la stanza, mh? Poi, bene, io penso di essere stato molto specifico e chiaro, quindi se volete informarvi, ripeto ancora su questo, leggete L'esperimento di Libet. La libertà è solo un'illusione. A quel livello si ferma lì, è chiaro, ma noi sappiamo che c'è l'altro, quindi lì lo sapete che è proprio qualcosa di particolare, no, una cosa molto interessante, io la voglio leggere questa cosa. L'ipotesi deterministica, inoltre, sembrerebbe essere stata confermata dagli studi del neuroscienziato statunitense Benjamin Libet. Il primo a chiedersi se la libertà fosse possibile innanzitutto dal punto di vista fisiologico. Così andiamo a vedere anche la scienza, cosiddetta scienza. Il punto di partenza delle sue ricerche fu il risultato degli esperimenti qui è scritto in Bereich Bereitschaftpotenzial, non so pronunciare il tedesco, sarebbe potenziale di prontezza motoria, condotti nel 1965, con non poche difficoltà pratiche dai 2 ricercatori tedeschi Kornhuber e Deche.
Questi, analizzando tramite l'elettroencefalogramma l'attività cerebrale appena antecedente un atto di movimento volontario, registrarono due diversi picchi utili a definire il potenziale di prontezza motoria, ossia la misura dell'attività neuronale rilevabile nel cervello quando bisogna compiere un movimento. Partendo da tali presupposti, l'obiettivo di Benjamin Libet era quello di stabilire se ci fosse o meno una differenza temporale tra l'inizio del PPM e la realizzazione da parte del soggetto dell'azione volontaria. Così, nel 1977, servendosi di un elettroencefalografo, un elettromiografo e un oscilloscopio appositamente modificato, diede luogo al suo esperimento. L'oscilloscopio faceva comparire sul monitor un quadrante marcato da segni a intervalli regolari, come un normale. Io sto leggendo questo da treccani.it, quindi non è treccani.it, è scritto lì, treccani.it, quindi voglio dire ringrazio treccani.it, quindi non è cose mie. Quindi l'oscilloscopio faceva comparire sul monitor un quadrante marcato da segni a intervalli regolari, come in un normale orologio, e un puntino che compariva intorno ad esso a velocità costante. Per spostarsi da un segno all'altro, il puntino impiegava esattamente 43 millisecondi. Per compiere una rotazione completa 2,5 secondi. Le EEG e le EMG misuravano, invece, le attività cerebrali del soggetto poste di fronte al monitor. Questi doveva muovere un dito non appena il puntino fosse giunto in corrispondenza di uno dei segni del quadrante e, in secondo luogo, riferire la posizione del puntino nel preciso istante in cui avesse avvertito l'impulso a compiere l'azione. Confrontando dunque tale istante con quello corrispondente al potenziale di prontezza motoria rilevato dall'elettroencefalografo e con quello corrispondente all'arrivo dell'impulso elettrico al muscolo e all'avvenire dell'atto vero e proprio rilevato dall'elettromiografo. Libet giunse alla conclusione sorprendente che nel nostro cervello l'attività cerebrale che segna la presa di coscienza del movimento da parte del soggetto si registra in media 300 millisecondi dopo la preparazione del cervello a tale movimento. In altre parole, secondo Libet, il nostro cervello conosce già molto prima di noi quale atto sceglieremo di fare e si prepara a compierlo. Corpo lunare, corpo magnetico, quello che deve essere dominato. E si prepara a compierlo. Già l'ho fatto io, quello era già preparato. Vi racconto una storia e poi chiudo. Poi andate a leggerlo voi, treccani.it. A Manduria, il mio paese, si racconta una storia molto, molto divertente. C'era una famiglia che aveva in casa il cosiddetto omino piccolo, noi li chiamiamo lauro, cioè un piccolo personaggino, un gnomo, un essere che dà fastidio, no? Un poltergeist. E in questa casa ne faceva di tutti i colori, no? E casino, non si riusciva a dormire, queste cose spostate a destra, avanti, sparivano, ricomparivano. Alla fine queste disperazioni decidono di andare via. Decidono. Trovano una casa, chiamano le varie cose, noi ce ne andiamo perché qua non si può sta, questo piccolo essere, questo qui è terribile. Vabbè. Caricano tutto, caricano, cominciano a partire, partono, vanno via tutti, no, mentre stanno andando la moglie dice: "Ah!" Si ferma: "Caspita, aspetta, ho dimenticato la scopa, dovevo andarla a prendere." Sentono una voce, io ve la dico prima in dialetto, poi ve la dico in italiano: "Cammina che la scopa è innanzi." Cioè, cammina tranquilla, la scopa sta andando avanti già avanti. Cioè questo l'esserino, spiritello, già lo sapeva in anticipo cosa dovevano fare e già preso la scopa e l'aveva portata avanti. Questo è il corpo lunare, in maniera descritta di storielle di folklore, ma indicava il corpo lunare. E questo è ciò che noi possiamo trovare dalla scienza. Questo è il corpo lunare. Questo fa tutto ciò che voi fate, spinto da altri,
per farvelo fare. Senza questo, senza la purificazione di questo e la ristrutturazione di questo, mettetevi l'anima in pace. Un saluto d'amore a tutti. Spero di essere stato chiaro, anche un po' violento per farvi capire come stanno le cose. Arrivederci.